sensazione iniziale è subito di avere per le mani una moto che sembra più piccola di una 1200, più leggera di una moto da 220 kg abbondanti. La posizione di guida è molto amichevole, la sella è bassa da terra, il manubrio moderatamente alto, più che inseriti nella moto ci si sente sopra la moto. E ha un assetto tendenzialmente morbido, soprattutto gli ammortizzatori posteriori sono morbidi, giustamente direi, perché la moto non è mai rigida, non è mai fastidiosamente rigida nemmeno sullo sconnesso, e anche se ha questo assetto così che può essere, se si guida in maniera un po' aggressiva, un po' dondolante, in realtà preso per il verso giusto, se questa moto va guidata come deve essere guidata, come una moto classica da passeggio, piacevole, allora anche le sospensioni diventano, direi appunto, sono morbide ma non troppo, e anche la frenata, che non sembra così incisiva all'inizio, in realtà è ben bilanciata in rapporto al resto della moto. Insomma, tra le curve si guida bene, c'è una leggera tendenza a allargare con l'avantreno, ma è una cosa molto limitata che non disturba. Ripeto, quello che piace è appunto questo buon bilanciamento, questo buon equilibrio che rende la moto estremamente gradevole, piacevole, e che comunque ha anche una buona personalità, perché il motore 1200 si sente, ha un bel tiro, innanzitutto scende a 2000 giri senza nessun problema anche con le marce lunghe, quindi ha una bella elasticità, non vibra praticamente nulla, ha una leggera quota di vibrazione intorno ai 3000 giri, ma quasi a far sentire che il motore esiste, non danno fastidio. Poi c'è una spinta ai medi molto buona, perché a 3000 c'è quasi il picco di potenza di coppia massima, che sono oltre 10 kg, per cui la coppia direi che è molto vantaggiosa per il tipo di moto che stiamo guidando oggi. Allora adesso mettiamo la sesta, siamo a 1700 giri, e spalancando non c'è nemmeno uno strappo, molto rapidamente. C'è soprattutto ai medi un'ottima erogazione, che poi tende un po' a stemperarsi quando si superano i 5500 giri, ma il bello di questo motore è appunto guidarlo ai medi regimi. Le due mappe hanno sostanzialmente un comportamento identico, l'unica cosa che cambia è la risposta all'acceleratore, che è un po' più morbido con la Reign. Rispetto alla vecchia Bonneville il salto generazionale si sente, perché la moto è molto più adulta, più equilibrata, più matura, con un bel motore che spinge bene, quindi se è vero che la Street Twin è ormai diventata una moto di accesso alla gamma Bonneville, questa è un punto d'arrivo. T120, come la sigla è la stessa della prima Bonneville del 1959, in questo caso però T120 sta per T, per il Twin, e 120 ricorda non solo la sigla della prima moto, ma i 1200 cc di cilindrata del nuovo motore e-torque. Questo motore è totalmente nuovo, così come il telaio è stato progettato per le nuove Bonneville. Il basamento è lo stesso già visto sulla Street Twin 900, il cambiamento riguarda l'allargamento dell'alesaggio di circa 13 mm per portare la cilindrata appunto da 900 a 1200 cm3. La potenza è di 80 cavalli e la coppia supera i 100 Nm a soli 3100 giri, quindi un'erogazione particolarmente pastosa ai medi regimi. Il raffreddamento a liquido anche in questo caso è perfettamente mimetizzato grazie alla forte lettatura di cilindro e testa, e al radiatore che, come vediamo, è nascosto molto bene. Le novità che ci sono sulla nuova Bonneville riguardano anche la parte elettronica. Debutta il controllo di trazione, e l'acceleratore ride-by-wire è integrato alle due mappe, che sono la Road e la Reign, e hanno entrambe la stessa erogazione della potenza massima, ma cambia la risposta dell'acceleratore, e di conseguenza la mappatura Reign è più dolce e quindi anche più facile da usare non solo sul bagnato ma anche sullo sconnesso. Il nuovo cruscotto è molto completo, due strumenti analogici rotondi per tachimetro e contagiri, qui vediamo il tachimetro scalato in miglia, e due display multifunzione.
Da questa parte invece possiamo con il tasto M modificare le mappature, in questo caso è road, e si passa alla rain premendo il tasto, ecco qui rain. Altra novità che riguarda la Bonneville è la presenza di serie delle manopole riscaldabili su due posizioni, alta e bassa, per quanto riguarda la temperatura chiaramente. Non manca l'impianto frenante ABS e l'alimentazione e iniezione viene perfettamente mimetizzata in questa sorta di carburatore con tanto anche di ghiera all style in ottone. Le ruote sono da 17 pollici al retrotreno e da 18 all'avantreno, i cerchi sono in acciaio, ruote raggi e quindi i pneumatici sono sì tubeless ma hanno all'interno una camera d'aria. La moto ha un peso di 224 kg di tirati a secco e un prezzo base di 11.900 euro.